Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dell'Ariete o ascendente Ariete o Luna in Ariete o Venere in Ariete. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore, andiamo a fare una lettura a 5 carte, dove andremo a vedere cosa accade fuori, cosa non viene detto, la lezione animica, l'ombra da non nutrire e l'atto sciamanico, cioè il gesto concreto. Sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno ancora nel tuo cuore a palesare il volto dell'amore, quindi che sta arrivando qualcuno, entriamo in questo rito sacro. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, partiamo. Cosa ti sta per accadere in amore? Prima carta, cosa accade fuori? Seconda carta, cosa non viene detto? La lezione animica, cioè il mito attivo. Quarta carta, l'ombra da non nutrire, cioè l'errore da evitare. E l'atto sciamanico, cioè il gesto concreto. Allora, vediamo un po'. Prima carta, cosa accade fuori? Il pettegolezzo sacro, no? Vediamo un po'. Qua abbiamo un 6 di coppe, una bellissima carta che mi parla di riconnessione qui. Qui siamo davanti a qualcosa che non nasce da zero, Non è nuova questa connessione, c'è un ritorno qua, oppure un ricordo, o semplicemente una vibrazione che conosci già, che hai già sperimentato. Cosa sta succedendo fuori? Il pettegolezzo sacro qual è? C'è qualcuno che ti pensa con tenerezza qui, non con urgenza, non con strategia, ma con quella nostalgia dolce che arriva quando una persona ti ha dentro, no? Anche se non lo dice. Se hai già una persona nel cuore, questa carta parla chiaramente di qualcuno che pensa a te, ripensa a te, a un tempo più semplice, più gioioso, a quando il sentimento era spontaneo, era vero, non era appesantito da aspettative o da ferite. Mi spiego? Se sei già in relazione, qua c'è il desiderio di ritrovarsi, di tornare a sentirsi complici, amici e amanti, come all'inizio, o come in un momento felice che già c'è stato, ok? Se invece non c'è ancora nessuno, ascoltami bene, perché questa carta non parla di solitudine, parla di un'anima che ti riconosce. Potrebbe essere sì qualcuno dal passato, oppure qualcuno che arriva con un'energia familiare, come se lo conoscessi da sempre, un po' un'anima gemella, mi spiego? E questo è importante, l'amore qui non arriva con il rumore, arriva con un senso di casa. Allora, perché hai questa energia? Che cosa sta succedendo nello strato mitico, no? Perché sta accadendo questo? Perché questa carta non parla solo di romanticismo, no. Il 6 di coppe è l'archetipo del ricordo sacro, cioè l'anima che dice: prima di andare avanti, ricorda chi sei quando ami senza difese. Qua l'amore ti sta mandando un evento per riconciliarti con la tua innocenza emotiva, con quella parte di te che ama senza calcolare, che sente senza controllare, che si apre senza paura di perdere. Che tu abbia qualcuno oppure no, questa esperienza ti sta preparando a un nuovo modo di amare, meno reattivo, meno guerriero, più vero, capito? E per te che sei fuoco, sei impulso, sei azione, questa carta è una medicina dolce, ti dice: non tutto va conquistato, alcune cose tornano semplicemente. Il 6 di coppe non è una nostalgia qua sterile, non è rimanere incastrati nel passato, attenzione, perché l'ombra qui sarebbe idealizzare, aspettare che l'altro torni uguale a prima, oppure confondere la tenerezza con la regressione. Non è questo il caso, perché questa carta chiede presenza adulta con il cuore aperto. E quindi quello che ti sta accadendo adesso è che l'amore ti sta riportando in contatto con il tuo sentire più puro.
Perché quando il cuore si ammorbidisce, subito dopo arriva una seconda energia che ci dice che cosa farne di questo sentimento. E poi si vede, no? Perché tutto questo sta accadendo, cioè dopo questa energia vedrai perché tutto questo sta accadendo veramente. Ok? Andiamo a vedere adesso la seconda carta. Qua abbiamo il 9 di denari. Ecco perché. Col 9 di denari, sapete quanto amo questa carta, no? Dopo il ricordo, dopo la tenerezza, qua l'amore fa una cosa molto chiara, ti riporta a te. Quindi la dinamica è questa, c'è una figura, che tu abbia qualcuno oppure no, che ti guarda come qualcuno di prezioso. Ok? Se hai una persona nel cuore, questa carta parla di qualcuno che ti stima, che ti ammira, che sente che tu sei cresciuta o cresciuto, non sei più quella persona di prima. Se sei invece in una relazione, qua c'è bisogno forte di spazio sano, c'è bisogno di autonomia, di tornare a sentirsi desiderabili, non perché necessari, ma perché completi. Se invece non c'è ancora nessuno, questa è una carta potentissima, cioè l'amore non arriva per salvarti, arriva perché ti trova già in piedi, per condivisione, per condividere la tua interezza e questo cambia tutto. Allora, perché sta accadendo questo? Il 9 di denari è l'archetipo della sovranità interiore. Dopo il 6 di coppe, che ti ha ricordato chi sei quando ami, questa carta ti dice adesso ricordati chi sei quando stai bene da sola o da solo. L'amore qua ti sta mandando un evento per insegnarti una cosa fondamentale. Non sei più in cerca, sei in risonanza. Quindi che tu abbia qualcuno oppure no, questa esperienza ti sta preparando a un amore che non chiede sacrificio, non chiede di ridurti, non sacrificio il sacrum facere, no? Tu ti dai perché lo fai per te, no? Il sacrum facere che vi insegno sempre è il darsi, mi do, qualsiasi cosa accada, mi do, ma non con lo stato vittimistico, perché questo amore non chiede di ridurti, non chiede di spiegarti. E per te questo è un passaggio iniziatico enorme, cioè amare senza perdere il centro, desiderare senza inseguire. L'ombra da non nutrire qui è una trappola sottile, cioè l'ombra del 9 di denari è sto bene da sola, non ho bisogno di nessuno, chiudersi dietro l'autosufficienza, usare l'indipendenza come corazza, non è questo. Questa carta non ti rende fredda, ti rende magnetica o magnetico. L'amore qua non ti chiede di fare di più, ti chiede di non svenderti. E se qualcuno è già nella tua vita, questa energia lo costringe a una scelta, cioè avvicinarsi a te con rispetto, oppure resta fuori. Quindi vedi cosa succede come transizione energetica. Prima il cuore si apre, poi il centro si rafforza e quando cuore e centro sono allineati, arriva sempre una terza energia che ci dice come muoverci in questo momento, in questi prossimi giorni. E vediamo allora qual è l'atto sciamanico che l'amore ti chiede. Vediamo. L'otto di bastoni è proprio questo fuoco nel tuo segno, no? Allora, qua succede qualcosa di veloce. Messaggi, contatti, un invito, una comunicazione che arriva quando meno te l'aspetti. Se hai già una persona nel cuore, questa carta parla di uno sblocco netto. Qualcosa che era fermo riprende a muoversi. Una distanza si accorcia, un silenzio si rompe. Se sei in una relazione, qua c'è un'accelerazione. Si parla, si decide, si organizza, l'energia torna viva, erotica, presente. Se invece non c'è nessuno ancora, l'otto di bastoni è chiarissimo, cioè l'amore entra in scena e non entra in scena lentamente, non ha attese infinite, ma con un grande segnale concreto. E quindi l'altro si muove. E quindi cosa sta accadendo davvero a livello di strato mitico, no? L'otto di bastoni è l'archetipo del tempo giusto, non del tempo veloce, del tempo allineato, dopo il ricordo che apre il cuore. La sovranità che ti rimette al centro, questa carta dice adesso puoi muoverti senza perderti. L'amore qua ti sta mandando un evento, arriva, per insegnarti a dire di sì senza rincorrere e restare ferma senza chiuderti. Cioè è un equilibrio nuovo,
e per te questa cosa è rivoluzionaria. Quindi cosa devi fare quindi? L'atto sciamanico per te è proprio questo, rispondere ma non anticipare. Muoviti quando l'energia arriva, non prima, non dopo, cioè se arriva un messaggio rispondi. Se arriva un invito, sentilo nel corpo. Se senti l'impulso di forzare, invece fermati. In questi giorni l'amore ti chiede presenza rapida e cuore stabile. Attenzione soltanto a una cosa, l'ombra da evitare è non trasformare la velocità in ansia. L'otto di bastoni non è agitazione qua, è flusso, capito? Quindi è come se ti dicessero questa carta: mi muovo quando l'amore mi incontra. Va bene? Sì. Ma procediamo. E qua abbiamo il 9 di bastoni. Allora, sai cosa vedo qua? È come se l'amore ti guardasse negli occhi e ti dicesse: so che sei stanca, però sei ancora in piedi. Quindi cos'è che sta succedendo fuori? C'è una dinamica chiarissima qua, qualcuno è guardingo, o tu o l'altro, o entrambi. Se è una persona nel cuore, questa carta parla di qualcuno che non ha mollato, però che è prudente, che si muove con cautela perché ha già combattuto troppo. Se sei in una relazione, per esempio, qui c'è una fase in cui uno dei due sta dicendo senza dirlo: ci sono ancora, ma non posso reggere tutto da solo. Se invece non c'è ancora nessuno, questa carta non dice sei chiusa, dice hai imparato a proteggerti. E l'amore lo vede questa cosa qui. Non c'è rifiuto, c'è una sorta di confine. E perché sta accadendo questo? Il 9 di bastoni, entriamo nello stato mitico, no? Il 9 di bastoni è l'archetipo del guerriero ferito che non si è arreso. Arriva sempre quando il cuore si è aperto, l'identità si è raddrizzata, l'energia ha ricominciato a muoversi, col 9 di denari e l'8 di bastoni. E poi l'anima dice: ok, ma questa volta non voglio farmi male. Questa carta non è un blocco, è una soglia di consapevolezza, cioè l'amore ti sta mostrando questo passaggio, questo qui, per insegnarti a non chiuderti, a non sacrificarti, a non tornare a vecchi schemi di resistenza. Che tu abbia qualcuno o no, qua stai imparando a restare aperta senza esporti inutilmente, hai capito? Questa è un'arte. E qual è l'ombra da non nutrire in questo caso? L'ombra del 9 di bastoni è: resisto ancora un po' e poi vediamo, restare in allerta anche quando non serve, confondere la forza con la tensione. No, qua l'amore non ti chiede di stringere i denti, ti chiede di scegliere dove vale la pena restare. Questa carta ti dice una cosa chiarissima: non devi dimostrare niente a nessuno. Se qualcuno vuole entrare nella tua vita adesso, deve farlo con rispetto dei tuoi tempi, non forzando, non pretendendo. E se c'è già qualcuno, questa energia chiede verità emotiva, non resistenza silenziosa. Quindi, come transizione energetica, no? Guarda che cosa sta succedendo in questa lettura. Il cuore si è ricordato, il centro si è rafforzato, l'energia si è mossa e adesso i confini si sono fatti chiari. Manca solo una cosa, che adesso la quinta carta ci dirà cosa nasce quando smetti di difenderti e inizi a fidarti del modo giusto. Guarda un po', qua ci sei tu, regina di bastoni, che tu sia uomo o donna non importa, eh? L'amore qua non ti chiede più di capire, l'amore qua ti chiede di essere. Cosa sta accadendo fuori con questa carta qui, su questa posizione? Qualcuno ti vede, ti sente, ti desidera. Se hai una persona nel cuore, questa carta parla di attrazione viva, di qualcuno che è colpito dalla tua presenza, dal tuo fuoco, dal fatto che non ti stai più spiegando. Se sei in una relazione, qua c'è una riaccensione, tu torni magnetica, non perché fai di più, ma perché sei centrata. E questo cambia completamente il gioco. È chiaro? Se invece non c'è ancora nessuno, la regina di bastoni è inequivocabile. L'amore non arriva a cercarti mentre ti nascondi, arriva quando occupi il tuo spazio e tu ora lo stai facendo.
Qui non si parla più di attesa, qui si parla di presenza che attrae, tu attrai. E qual è lo strato mitico in questa lettura? Cosa sta accadendo davvero con questa carta? La regina di bastoni è l'archetipo della donna o uomo che abita il proprio fuoco interiore. Non lo giustifica, non lo spegne, non lo usa per combattere, lo irradia. Quindi dopo tutto il percorso che abbiamo visto, il cuore ricorda la sovranità ritrovata, il movimento che riparte, i confini consapevoli. Questa carta dice: adesso puoi amare senza perdere potere. Che tu abbia qualcuno oppure no. Indipendentemente, l'amore ti sta portando qui per insegnarti una cosa fondamentale: non devi più scegliere tra desiderio e dignità. Perché? Perché coesistono insieme. L'ombra da non nutrire è solo una cosa. L'ombra della regina di bastoni è usare il carisma come difesa. Sedurre per non sentire, dominare invece di incontrare. Ma tu qui non sei più in quell'ombra lì. Io te lo dico perché è quello che hai attraversato. Perché questa regina arriva dopo la ferita riconosciuta, non prima, e adesso sei qui. E quindi cosa fare adesso? L'atto sciamanico è questo: mostrarti senza spiegarti, non rincorrere, non dimostrare, non trattenere il fuoco, stai. Parla quando senti, agisci quando vibra, perché nei prossimi giorni l'amore ti chiede di occupare il tuo spazio con gioia e questo ti rende irresistibile. Allora la frase talismano per te è questa: io sono il fuoco che non chiede il permesso. Io sono il fuoco che non chiede il permesso. Dilla questa frase, sentila nel corpo. E questo è ciò che ti sta per accadere in amore. Non qualcuno che ti completa, ma un amore che ti incontra mentre sei intera o intero, con cui condividere la tua interezza. Quando il cuore è aperto, il centro è saldo e il fuoco è abitato, l'amore non può fare altro che arrivare. Ok? Bellissimo. Mettiamo un ultimo oracolo dei miei potenti oracoli lui-lei. Cosa ti dice l'amore attraverso il volto di questa persona? Sono scappato per paura che mi lasciassi. Quindi qua abbiamo una persona che ti può ricontattare affinché tu possa sperimentare questa tua integrazione avvenuta. E qua abbiamo una persona che si è sentita meno di te, o delle persone che si sono sentite meno di te, però magari tu hai pensato di essere meno tu, hai capito? Quindi qua sono scappato per paura che mi lasciassi. È proprio la chiusura portante di questa lettura. Tu diventi sovrana o sovrano e decidi tu, perché il tuo cuore è aperto, il centro è saldo e tu abiti il tuo fuoco. E l'amore arriva sotto un'altra veste, che è quella dove tu non chiedi più il permesso, ma agisci e ti vivi. Bellissimo. Ragazze mie, ragazzi, io ho concluso qui e ti abbraccio forte, ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!